Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di un altro libro del Nuovo Testamento, il libro di Primo Tessalonicesi. Il versetto 1 di Primo Tessalonicesi 1:1 indica che questo libro è stato scritto dall'Apostolo Paolo, probabilmente insieme a Silvano e Timoteo. Il libro di Primo Tessalonicesi è stato scritto intorno al 50 d.C. Nella chiesa di Tessalonica c'erano dei dubbi riguardo il ritorno di Cristo. Paolo scrive questa lettera con l'intento e il desiderio di chiarire questi loro dubbi. Scrive la lettera anche affinché essa possa essere una guida sul come vivere una vita consacrata. I versetti chiave. Primo Tessalonicesi 3,5. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai ad informarmi della vostra fede, per timore che il tentatore avesse tentato e la nostra fatica fosse riuscita vana. Primo Tessalonicesi 3,7. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo in mezzo a tutte le nostre distrette e afflizioni, mediante la vostra fede. Primo Tessalonicesi 4,14-17. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Primo Tessalonicesi 5,16-18. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Breve riassunto. Nei primi 3 capitoli viene raccontato il desiderio di Paolo di far visita alle chiese in Tessalonica e della difficoltà che ha avuto nel farlo perché bloccato da Satana. Primo Tessalonicesi 2,18. Subito dopo Paolo esprime il suo affetto per loro e dice di essere stato incoraggiato dalle loro notizie. Infine Paolo prega per loro. Primo Tessalonicesi 3:11-13. Nel capitolo 4 invece Paolo sta dando indicazioni ai credenti in Tessalonica su come si vive in Cristo Gesù una vita consacrata. Primo Tessalonicesi 4:1-12. Paolo prosegue poi chiarendo un loro dubbio, spiegandogli che anche le persone che sono morte in Cristo Gesù andranno in paradiso quando lui tornerà. Primo Tessalonicesi 4:13-18 e 5:1-11. Il libro termina con delle indicazioni finali della vita del cristiano. Anticipazioni. Paolo ricorda ai Tessalonicesi che la persecuzione che essi stavano ricevendo dai loro concittadini, verso 2:15, gli ebrei che avevano rifiutato il Messia, è la stessa che hanno ricevuto i profeti del Vecchio Testamento, Geremia 2:30, Matteo 23:31. Gesù aveva avvertito che i veri profeti di Dio sarebbero stati in contrapposizione con gli ingiusti, Luca 11:49. Nella lettera ai Colossesi, Paolo ricorda loro questa verità. Applicazione pratica. Questo libro può essere applicato in varie situazioni della vita. Ci dà la speranza che quando Cristo tornerà, tutti noi cristiani vivi e morti saremo insieme a Lui. Primo Tessalonicesi 4:13-18. Inoltre ci rassicura che noi cristiani non riceveremo l'ira di Dio. Primo Tessalonicesi 5:8-9. Infine ci dà istruzioni su come vivere la vita cristiana quotidianamente. Primo Tessalonicesi 4:5. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere anche stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina
Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento. Arrivederci a tutti da Bruno Pepi, al prossimo video.